Buongiorno, sono le 6:20 e oggi sta iniziando una nuova giornata di lavoro. Oggi faremo qualcosa di diverso dalle vigne, andremo a lavorare con la lavanda. È il primo giorno che lavoreremo con la lavanda, quindi ancora non sappiamo cosa ci aspetta. Addormentati, però è bello perché al mattino presto così c'è un po' di nebbia, quindi c'è freschetto, si sta bene. Per chi non ci conosce, siamo Sebastiano ed Elisabetta. Abbiamo appena terminato i lavori sul nostro camper ed attualmente ci troviamo in Francia. Lavoreremo qualche mesetto con l'idea di mettere da parte un po' di soldini prima della partenza verso un nuovo continente. Non appena siamo arrivati all'SR ci hanno spiegato che la mansione giornaliera era quella di togliere tutte le erbacce dalle piante appunto di lavanda. Ed è stato un vero piacere perché si sentiva il profumo di lavanda ovunque. Abbiamo fatto le prime 2 serre, adesso ci stiamo spostando in altre 2 serre. Abbiamo appena terminato di pulire le 2 serre lì, adesso andiamo in vigna. Quello che stiamo facendo è andare a togliere la parte bassa, tutto quello che è cresciuto nella parte bassa, e poi andare a lasciare solo il necessario per poi fruttificare, se si dice così, penso che si dica così. E lui è il cane dei nostri datori di lavoro. E poi andiamo a sollevare le vigne grazie a questi cavi che ci sono. Quindi questa è una pianta da pulire, questa è una pianta già pulita. A metà della giornata lavorativa facciamo una piccola pausa caffè. Finita la giornata? Yes, l'una, non siamo neanche troppo stanchi. È arrivato il wifi e vogliamo il wifi. No. C'è arrivato il wifi. Abbiamo finalmente preso, dovevamo già prenderlo prima di andare in Norvegia, questo router che funziona in tutta Europa, compresa Svizzera e Inghilterra, tutte le zone diciamo dell'Unione, non dell'Unione Europea ma del continente europeo, e quindi finalmente l'abbiamo acquistato. Adesso vedremo come funziona. Dopo una giornata lavorativa, i titolari ci hanno invitato a casa loro per assaggiare la clairette, ossia lo spumante che viene prodotto con le vigne della zona. Sono stati gentilissimi e possiamo dirvi che la clairette è davvero ottima. E con la scusa di assaggiare la clairette ci hanno invitato anche a pranzo. Quando on est parti de la Norvège, sono divieti dappertutto. Avevamo trovato un parcheggio comodo, grande, vicino al fiume, vicino a un paesino da visitare, che c'è anche una cascata, però c'è scritto divieto di campeggio ovunque, dappertutto. Comunque siamo a Pontet, a pochi chilometri da dove stiamo lavorando, e qua in prossimità ci dovrebbero essere delle cascate. Ce ne hanno parlato anche i datori di lavoro. Ormai siamo qui, quindi ci siamo fermati comunque per andare a visitare il paesino e se riusciamo a trovare queste cascate. Vous avez pris le pont, Oui. le pont, vous le laissez sur votre gauche. Vous prenez le sens interdit puisque vous êtes à pied, Ok. vous continuez tout droit. Il y a une première arche qui Ok. traverse la route. Puis vous allez en trouver une deuxième. Ok. À la deuxième, vous cherchez une petite viole sur votre droite, à l'angle Ok. d'une maison dont
les volets sont bleu ciel. Ok, ah sì, c'est Et si vous détaillé. levez la tête, vous allez trouver chemin de la cascade. Ok, D'accord. parfait. Quelque chose comme ça. Vous regardez, c'est la deuxième arche. Sur votre droite, c'est une petite viole. On n'a pas envie d'y rentrer. Ok. C'est là qu'il faut passer. Ok. D'accord. Super détaillé, merci. Voilà. Merci Ah ben, beaucoup. faut y aller, hein. Bonne Je suis chiant. Bonne journée, au revoir. Merci, à vous Merci aussi. aussi. Da una casa si accede alla stradina per la cascata. Accès à la cascade très dangereux. Sous votre responsabilité. Vabbè. Che bello però. Siamo arrivati alla cascata dalla parte alta perché dalla parte bassa, dove c'è una bella piscina molto molto bella, non si può accedere perché sono tutti terreni privati di queste case che ci sono attorno. E sicuramente c'è qualche casa, quella lì dietro, questa qui, che ha l'accesso privato alla piscina della cascata, però purtroppo noi non possiamo accederci, possiamo accedere solo nella parte alta, che c'è il ruscellino e si vede poco la cascata. Anni. Quasi tutte le case hanno circa 250 anni. Ci siamo oramai 3 settimane in questa zona e ogni weekend cerchiamo di spostarci per trovare un posto dove stare che sia diverso da quello dove stiamo tutta la settimana, ma è proprio impossibile. Qua adesso ci siamo fermati per pranzo, per stare vicino al fiume, vedere il paesino e la cascata, però dove siamo parcheggiati attualmente c'è comunque il divieto di parcheggio per camper, roulotte e qualsiasi altra cosa camperizzata, quindi ora di nuovo ce ne stiamo andando per vedere se troviamo un altro posto, magari vicino lì al paesino dove stiamo lavorando. Se no lo troviamo, torniamo per un'altra volta nello stesso parcheggio. Manca poco, dai, un'altra decina di giorni e poi ce ne andiamo, ma qui è veramente difficile poter parcheggiare. Siamo finiti sopra il paese dove lavoriamo, che c'è un circuito di autocross, che in realtà non stavamo cercando questo, stavamo cercando una pozza d'acqua, c'era una specie di piscina. Siamo arrivati qua su e c'è tutto segnato, a quanto pare c'è una festa, di non sappiamo che cosa, però c'è una festa. Ho detto che c'era un matrimonio. Perché salendo su per questa strada ho visto un cartello, un mariage e 2 nomi, e adesso mi è venuta l'illuminazione che siccome sono tutti vestiti bene e appena passata una coppia ci ho guardato anche un po' male.
magari stasera ci imbuchiamo. No, non è vero, no, non ci imbuchiamo. Però abbiamo trovato un bel posto perché il parcheggio è molto bellino, in mezzo ai pini, bello. Saperlo prima saremmo venuti direttamente qui anziché dormire nel parcheggio. Stanotte abbiamo dormito in un parcheggio vicino alla strada. Qua Quindi, un po' in alto, in montagna. Prendiamo il drone e facciamo qualche immagine, così potete vederla anche voi dall'alto. E noi siamo parcheggiati qua e ci sono anche altri parcheggi, parcheggio 1 e lì sotto ce n'è anche uno con la tenda. Abbiamo appena finito di cenare e siamo usciti a vedere il tramonto. Remember my life, I wasn't happy. You made all the stars alive. Cos'era? Ho fatto un po' di escursione. Domenica pomeriggio siamo di rientro. C'è la lavanda che è in fiore. Ieri, dopo aver visto il tramonto, ci siamo guardati un film, poi ci siamo coricati. Oggi non abbiamo fatto niente di così particolarmente entusiasmante. Ci siamo più che altro riposati. Ho lavorato un po' al computer, abbiamo fatto una passeggiatina così abbastanza veloce e adesso siamo appena rientrati alla base. Caricheremo l'acqua per la settimana. Domani eccezionalmente dovremo rispostarci perché stiamo aspettando un pacco e ce lo siamo fatti arrivare in un negozio e domani andremo a ritirarlo a D, che è a 17 km da qui, e poi torneremo nuovamente qui per fare la settimana lavorativa. Finita la giornata, si muore di caldo, sarà più di 30 gradi, veramente caldo. E questa è la nostra situazione. La Kangoo qui non arriva e quindi andiamo in cascione. Però che bello. Arietta. Ah, ecco, usciamo da qui. Bon, parfait. A demain. Non, merci. Ciao. Ciao. In tipico stile francese. C'è un forno qua dentro. Non hai aspettato. Oh, mi è rimasta in mano la maniglia. Che ha caldo il volante. Perché non accende il vetro? Devi schiacciarlo. Si muore.
sono solo vigne. Abbiamo quasi finito il lavoro qui. Ci rimangono ancora... Comunque questa macchina non frena niente. Semi mi stava prendendo in giro che stavo andando in terza, adesso ho messo una quarta, ma cioè è come se non esistesse il freno. Non è abituata a guidare macchine vecchie. No. E quindi ci rimangono ancora quanti? 5 giorni di lavoro qua. 5 giorni. Effettivi 7. No. 3 la prossima 5. settimana e altri 3, 6. 6 giorni di lavoro ci rimangono. E poi si parte per la Svizzera. Vi faremo vedere, fare una tappa qui per mettere qualcosina da parte. Era la soluzione migliore attualmente, quindi abbiamo fatto questa tappa. Almeno ci siamo un po' allenati il fisico prima della Svizzera, che andremo a fare più o meno lo stesso lavoro sempre nelle vigne, per ora 3 settimane, e poi vedremo cosa troveremo. 10 ore. 9 al ore e giorno, mezza. 9 ore e mezza al giorno, sì. Per quello ho detto, ci siamo allenati un po' fisicamente. Bella rietta fresca che arriva da qua. Lì c'è il fiumiciattolo. Stanno prendendo l'acqua dal fiumiciattolo per bagnare la lavanda. Oggi è stato abbastanza stancante per via del caldo. Poi quando facciamo le pomprage, quindi puliamo le piante, il tempo passa più velocemente. Invece quando le solleviamo i rami, non so perché, però sembra più lunga la giornata. Però vabbè, oggi è andata. E adesso ci prepariamo il pranzo veloce. In questi casi dopo cioè all'ora di pranzo, quando rientri dal lavoro, arriviamo affamati. Quindi adesso scaldiamo delle cosettine già pronte e via. Bah, parfait, merci alors. Et à demain. Stanno andando al contrario. Oh cazzo!